Saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con il Cyborg Robocop, edizione De Agostini in scala 1:3, altezza circa 62 cm, e questo è il numero 13. Andiamo subito a dare un'occhiata all'interno del fascicolo per tutti coloro i quali che non hanno fatto la collezione e avranno piacere, oltre che di guardare le immagini, anche di leggerne i contenuti, potranno farlo. Questa è la seconda di copertina con i numeri utili e i servizi. Vi servirà un lubrificante per crearvi i filetti nel metallo e un buon cacciavite che non abbia la punta rovinata a stella. Mentre do la possibilità di leggere i contenuti, voglio ringraziare tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano. Grazie ragazzi, perché sono ancora qui per merito vostro. Siete voi la vita del mio canale. Se qualcuno di voi poi avesse piacere di farsi montare qualche modello da me, mi contatti in privato. Qui intanto stiamo vedendo i contenuti di questo fascicolo, il numero 13. Abbiamo un bel pezzo in metallo e il piede, parte del piede sinistro che abbiamo già montato nelle uscite precedenti. Ovviamente era il destro e questo è il sinistro. È un numero molto semplice da montare. Io sono già andato a crearmi tutti i filetti con la vite CM. E questo è quello che andiamo a montare. Anche se non capisco una cosa. Ah sì, scusatemi, lo vedevo tanto piccolo, dicevo, ma mi sembrava più grande il pezzo. Qua infatti è più lungo perché ha un'altra inquadratura, ecco. È giusto, sì, quello che chiaramente è argentato è quello che andremo a montare adesso. Volevo anche ringraziarvi perché chiesi il vostro ulteriore aiuto chiedendovi di, durante la visione dei video, quando compare la scritta salta annunci, di non saltare l'annuncio, e molti di voi mi stanno aiutando facendolo scorrere, anche se ce n'è più di uno, e io vi ringrazio con tutto il cuore perché io ho passione di fare questo. Probabilmente si evince anche dal fatto che parlo a ruota libera, così come mi viene dal cuore e dal desiderio di poter continuare a fare questo nella mia vita, anche perché tante volte commetto diversi errori. Mi sono trovato a rivedere un video dove chiamavo Robocop Iron Man. Sapete che ho fatto anche Iron Man, lo sto finendo, ancora mancano 3 numeri perché sto facendo le uscite opzionali, le 20 uscite in più dell'armatura danneggiata, e mi manca ancora di fare 3 numeri e sono arrivato alla 120. E quindi ecco, ho chiamato Robocop in modo sbagliato. Succede quando non monti i video e fai tutto così in diretta, perché Michele non è capace a montare i video. La verità è questa. Quindi fa quello che può. E volevo ringraziarvi, perché anche se io non sono un professionista, voi mi state dando una grandissima mano a crederci e ad andare avanti. Grazie. Allora, troviamo dei 2 pezzi in metallo. Adesso andiamo a elencare tutto.
Ecco qui, troviamo questo, il piede sinistro, l'articolazione della caviglia. Qui trovate che manca della vernice perché sapete che io eseguo già il montaggio per cercare di vedere se possono esserci delle problematiche e poter evitare che dobbiate viverle anche voi e rendervi il montaggio più semplice e corretto possibile. Poi abbiamo questa, che è la cuffia della caviglia, i due cuscinetti, quelli che creano l'attrito tra metallo e la plastica, e 5 viti CM. Qua ne vedete una perché una è data in più, le altre 4 io le ho già avvitate dopo averle unte nel lubrificante per crearmi i filetti. Ecco qua, perfetto. A questo punto, allora, questo lo mettiamo così, perfetto. Stavo guardando solo la posizione corretta di questo, anche se poi si può ruotare, ma è così. Bene, andiamo a svitarci le viti CM. Ecco qui. E guardate, fate attenzione a montare la cuffia, concentratevi su questi due fori qua. Oplala, ecco. Stava cadendo tutto. Allora, dicevo, concentratevi qua e qua. Questa è la cuffia. Adesso io provo a ingrandirla per farvi vedere il particolare. Qui abbiamo questi due cerchi che sono continui. Qui abbiamo questi due che sono interrotti. Vedete? Bene. I cerchi continui vanno messi su questo foro e questo. Quindi, guardate, questo è continuo, così. Perché se noi andiamo a metterli in questa maniera, è sbagliato, non entra. Vedete? Quindi non sforzate, perché ce la potreste anche fare a montarlo, ma il montaggio sarebbe non corretto. Ci siamo capiti? Questa parte qui, dove ho il pollice io, va su questo foro qua. Bene, a questo punto andiamo a prendere questa, che è la più grande, questa, che è la più piccola, e fate così. Tenete su così, girate questo, lo inserite dentro, perfetto, ecco qua, così. E adesso andiamo a avvitare le 4 viti CM. Le puntiamo prima tutte e 4, senza avvitarle fino in fondo. Una volta che le avremo messe tutte, andremo a stringerle. Questa armatura mi piace moltissimo, l'avrei fatta comunque,
ma ancora di più ho deciso di farla perché chi mi segue lo sa, ho anche fatto la collezione di Iron Man. Poi vi farò vedere una cosa. Allora, questo va girato così, con il perno da questa parte. Adesso vi regolate voi, stringendo da una parte all'altra, senza esagerare, finché non sentirete che la caviglia ha il giusto attrito. Non stringetela in maniera eccessiva, ma non lasciatela neanche tanto molle, perché poi con il peso di tutto il metallo, una volta finita l'armatura, chiamiamola così, il cyborg, questi sarebbero troppo molli. Comunque, anche se questo dovesse accadere, andrete a svitare la pianta del piede e a regolarli nuovamente. Non ci sono problemi. Bene. Abbiamo finito. Vi dico soltanto una cosa per portarvi avanti. Con la vite che avete avanzato, andate a bagnarla nel lubrificante e vi create questi filetti. Tanto ci va la vite CM anche nelle prossime sessioni di montaggio. Così vi portate avanti tutti e 4 i filetti, va bene? Adesso, prima di salutarci, sapete che io amo fare una rappresentazione di tutto quello che è stato montato fino a questo fascicolo, cioè il numero 13, quindi prendiamo subito quello che abbiamo montato. Ecco qui. Come la stavo mettendo? Così. Voilà. Questo è il piede completo. All'interno c'è una molla. Questa è l'articolazione della caviglia. Qui abbiamo il perno in metallo dietro. Potete poi regolarlo voi quando andremo a mettere l'altro pezzo. Questa è la testa con una calamita all'interno, poi ci sarà qua il volto di Alex Murphy, tutto in silicone. Se è bello come l'ho visto nelle foto, ecco, è sicuramente qualcosa di splendido. Questo l'abbiamo appena montato e poi ci sono i 2 semitoraci, eccoli qua. Parte interna in metallo, parte qui, questa che vedete più alta in plastica. Io sono molto soddisfatto, mi piace molto. Quello che manca purtroppo in queste collezioni, in tutte le collezioni che sto facendo, è il controllo qualità, che proprio non c'è. È vero che mi sostituiscono i pezzi senza dirmi nulla, però è anche un fastidio. Preferirei di più non dovermi far sostituire i pezzi piuttosto che fare le email, le foto, attendere che mi arrivi il pezzo. Ecco qua. Immaginatevi poi alla fine, quando sarà terminato anche Robocop, cosa non saranno questi 2 vicini, ecco, uno vicino all'altro, tutte e 2 poi uomini che fanno parte dell'armatura. Alex Murphy con Robocop, bellissimo, mamma mia, quanto mi piace veramente. E ovviamente Tony Stark con Iron Man, ecco qui. Bene ragazzi, Michele vi ringrazia del vostro tempo. Scusatemi, qui devo mettere un telo bianco, lo dico sempre, non riesco mai a farlo, perché con queste inquadrature che sono
necessariamente allargate per poter riprendere bene tutto, si vede anche la fiancata del cubo box e non è molto bello perché il fondo dovrebbe essere tutto bianco, così come anche le pareti, o meglio il fondo è bianco, sono le pareti che non lo sono. Ecco qua. Io vi ringrazio del vostro tempo, grazie di continuare a dar vita al mio canale. Un saluto a voi e a tutti i vostri cari più cari e mi raccomando, se il video vi è piaciuto, condividete i contenuti sui gruppi dedicati, iscrivetevi al canale, non vi dimenticate, sempre che ne abbiate piacere, attivate la campanella così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Ciao ragazzi, un saluto a voi e a tutti i vostri cari più cari. Grazie sempre del vostro tempo.